Radio Vanda. Tutto il mondo in un click. Allora, buonasera, benvenuti. Siamo al Teatro Ambra di Alessandria, Sulle note della ricerca. Un titolo che più azzeccato di così non si poteva. Con noi l'ideatrice di questa serata, la dottoressa Federica Grosso, nota oncologa cittadina dell'ospedale di Alessandria. Che dire, dottoressa, cosa pensa di questa serata? Adesso che è finita posso dire che sono veramente soddisfatta. Non mi aspettavo un successo di questo tipo, anche perché stasera in Cittadella c'era un altro grosso evento benefico ed ero convinta che non saremmo riusciti a riempire il teatro, invece l'abbiamo riempito e anche di più e sono veramente soddisfattissima. Noi tutto ci saremmo aspettati tranne che di vedere la dottoressa senza il camice bianco ma con un bellissimo abito rosso sul palco in veste di cantante. Perché la scelta di questa canzone? La scelta di questa canzone è stata mia e di Stefania insieme. Abbiamo passato non poche difficoltà negli ultimi anni perché non è sempre facile fare ricerca soprattutto sui tumori rari. Alla fine ce l'abbiamo fatta e cantiamo liberamente. Quanto è importante la ricerca nel vostro settore, in questo campo? È fondamentale in tutti i campi in generale della medicina. Lo è ancora di più in tutte quelle condizioni che sono rare, per cui ci sono pochi investimenti da parte delle case farmaceutiche che oggi sono quelle che più riescono a fare ricerca, perché fare ricerca costa veramente tantissimo oggi in Italia e nel mondo. Abbiamo detto che il ricavato di questa serata andrà alla LILT, che appunto si occupa della ricerca sui tumori rari. Purtroppo abbiamo sentito anche questo bel monologo che ha fatto l'attore alessandrino e si parla di amianto che purtroppo continua ad essere una realtà, soprattutto per noi che viviamo a Casale Monferrato, molto sentita. C'è la speranza di una cura? Devo dire che il nostro impegno negli ultimi anni è stato davvero grandissimo e di qualche giorno fa proprio la notizia che quantomeno in America FDA ha approvato un nuovo trattamento per questa patologia che è stato sperimentato qua proprio nell'ospedale di Alessandria. E siamo molto fieri del risultato ottenuto perché noi siamo stati il centro che ha arruolato in assoluto più pazienti nel mondo e per la legislatura americana è più semplice approvare nuovi trattamenti. È un dispositivo che viene applicato al torace e che trasmette degli impulsi elettrici che sinergizzano con la chemioterapia, quindi rendono le cellule tumorali più sensibili alla chemioterapia ed è già una novità. Inoltre stiamo sperimentando l'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia. Abbiamo uno studio di cui di nuovo siamo uno dei centri che ha arruolato più pazienti nel mondo, qualche speranza in più oggi c'è, ma soprattutto la cosa che dico sempre ai pazienti che la cosa più importante in questa malattia è la gestione comune di tutti i sintomi anche con chi si occupa di terapia del dolore. Ho citato la dottoressa De Giovanni nel mio intervento, ricordo che a Casale c'è una unità di cure palliative che funziona veramente in maniera perfetta e ringrazio chi collabora con noi, la dottoressa Paola Budel e la dottoressa Alma Casa. Veramente per noi è fondamentale perché gestire i sintomi bene è la prima cosa che fa stare meglio il paziente e che aiuta noi a dargli le migliori terapie possibili. Noi abbiamo ricordato che siamo in un momento in cui si fa la famosa dichiarazione dei redditi, quindi donare il 5 per 1000 alla ricerca è sempre la scelta migliore. Abbiamo ricordato anche che c'è un codice fiscale per donare alla LILT, quindi non glielo chiedo a memoria perché sono sicura che non possiamo ricordare, però ci sono dei siti dove si può andare a vedere. Sì,
Assolutamente, banalmente andando su Google si trova il codice fiscale della Lilt, che è sempre un'ottima cosa. Sul nostro territorio vi ricordo che ci sono altre due fondazioni a cui poter donare: Fondazione Buzzi, che è attivissima sulla ricerca sul mesotelioma e ci supporta veramente tantissimo. Da quando io sono arrivata qua sono ormai 10 anni, ma già lo faceva prima. E poi c'è Vitas, che è la onlus della dottoressa De Giovanni, che è un enorme aiuto su tutto il territorio. Noi la ringraziamo per questi minuti che ci ha dedicato. Sulle note della ricerca, questo titolo veramente spettacolare che ci ha colpito. Veramente, di chi è l'idea di questo titolo? L'idea di questo titolo in realtà è stato di un paziente che è anche uno sponsor di questo evento. È stato lui che ci ha aiutate tantissimo e ci ha aiutato a trovare questo titolo. Ci abbiamo messo dei giorni per definirlo e alla fine è partito questo sulle note della ricerca, e vi prometto che faremo anche sulle note della ricerca 2. Perfetto, ho anticipato la mia domanda di chiusura, quindi io la ringrazio moltissimo per questi minuti e quindi noi aspettiamo l'invito per Sulle note della ricerca 2. Certamente, grazie a voi di essere stati con noi tutta la sera. Grazie a lei, buona serata, arrivederci. Radio Vanda. Vanda Radio. Tutto il mondo in un click.